Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Centurion, mettendo sotto la lente di ingrandimento un archetipo ideato da deckbuilder Emiliano Bandini, che già nelle prime avvisaglie si discosta molto dalle liste che solitamente trattiamo sul nostro canale. Sul fronte del color pie non abbiamo certo nulla di nuovo, anzi, visto che abbiamo per le mani i colori Simic, sempre molto presenti nel meta attuale, con diverse opzioni, molte delle quali potenti e distintive, in una delle combinazioni più forti presenti nei formati a 100 carte. Cosa distingue questa lista è il suo comandante, che senza giri di parole evidenzia una propensione alle combo tanto potente quanto sfacciata, anche se si propone di interagire con le creature, più che con le altre tipologie di permanenti, rendendo tutto molto più divertente, ardito e anche un po' spericolato. Questa volta vi parleremo di Prime Speaker Vannifar. Siamo di fronte a una creatura unica nel suo genere, non tanto per l'abilità che porta in dote, che scimmiotta un artefatto molto noto, Birthing Pod, ma per la sua capacità di calcare le scene nella zona di comando, rendendo tutto maledettamente consistente. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, 2 generici, 1 verde e 1 blu, abbiamo un mago Melma Elfo con forza 2 e costituzione 4 e un'unica abilità, molto corposa e intrigante. Nella sua abilità abbiamo tappa, sacrifica un'altra creatura, passa in rassegna il tuo grimorio per una carta creatura con costo di mana convertito pari a 1 più il costo di mana convertito dalla creatura sacrificata. Metti sul campo di battaglia quella carta, poi rimescola il tuo grimorio. Attiva questa abilità solo quando potresti lanciare una stregoneria. Viste le chiare similitudini con Birthing Pod, il nostro piano di gioco punterà a costruire una catena di attivazioni del nostro generale, fino a trovare un numero adeguato di creature adatto a creare una combo in grado di offrirci la vittoria dal nulla. Questa sequenza dovrà tenere conto del limite della debolezza di evocazione insita nel comandante con il suo tap, ma i colori a disposizione ci offrono così tanti enabler da non crearci particolari problemi su questo fronte, a meno di subire late dall'avversario di turno. Un approccio quindi al gioco smaccatamente orientato a valorizzare le creature e le loro sinergie, quello offerto da Prime Speaker Vannifar, come giusto che sia per una leggendaria che punta a sfruttare al meglio il suo color pie, sempre molto versatile. Dalle premesse avete intuito il grande potenziale offerto da Prime Speaker Vannifar per costruire uno o più combo, a patto di utilizzare una serie precisa di creature da sacrificare in sequenza, sfruttando al meglio la sua abilità, fino a ottenere la vittoria, a volte anche senza minimamente passare dalla combat. Per questo risulta fondamentale il generale in fretta in campo, per far sì che funzioni come tutore per le nostre chiusure. Ed è per questo motivo che ci doteremo di diversi ramp effect basati su creatura, che possono anche fungere da mattone per costruire le nostre catene, attraverso Arborelf, Bird of Paradise, Boreal Druid, Elvish Mystic, Funeral Elves, Gilded Goose, Llanowar Elves e Wood Elves. A questa componente piuttosto corposa affiancheremo anche Utopia Sprawl e Wild Grow, così da avere sempre la certezza di partenze rapide, nonostante il comandante costi 4 mana, non certo pochi per un formato veloce come il Centurion. In aggiunta rinnoveriamo per rinforzare questa esigenza Lotus Cobra, Earthcraft e Priest of Titania, così da avere un boost ulteriore di land drop o di mana a disposizione, soprattutto con l'ultima scelta, che ben si incasta con i diversi effetti di un tap, utili anche per attivare più volte in sequenza il generale. Ed ecco i veri protagonisti di questo archetipo, gli untap effect, fondamentali per riattivare il generale e proseguire nell'affannosa ricerca dei pezzi per le nostre combo. Bounding Krasis, Breaching Hippocamp, Corridor Monitor, Face Teacher, Pestmite, Gwirion Ranger, Script Ranger e Widwall Silent. L'importanza di questi elementi si collega con l'abilità di Vannifar, che porterà a sacrificare uno di questi enabler per recuperare quello successivo, fino ad arrivare al pezzo chiave, necessario e dal costo di cast elevato, per innescare una chiusura. Ecco quindi l'esigenza di molte carte simili, ma dal costo di cast variegato. Come backup di questo effetto usiamo anche altri tipi di permanenti, Thousand Year Elixir, Intruder Alarm e Minamo School of Water Age, così da essere certi di poter ripartire dopo una rimozione puntuale o a seguito di un'interazione che ha bloccato la nostra azione, che è vitale per darci modo di chiudere la partita in nostro favore. Ma quali sono alla fine i bersagli ultimi per le nostre chiusure? In realtà si parla di pochi pezzi chiave, dal costo di cast notevole, ma perfetti per trick al limite dell'illegale, dei Die Navigator con il suo bounce effect, abbinato a Perid Drake, così da ottenere mana infinito. Con questo risultato in pugno sarà facile raggiungere una chiusura, o con bounce infiniti di Tugcast per uno stuolo di pedine, o rimbalzando tutti i permanenti del nemico con Verse e Shabar Servant per una chiusura alternativa che negherà al nemico qualsiasi forma di replica. Il grosso limite di questa combinazione di fattori è la insita debolezza di evocazione delle creature. Per fortuna, attraverso Crashing Dome Ridge, Corcona Crossroad e All of a Bandit Lord, possiamo arginare questo difetto dando rapidità a tutte le creature, che saranno pronte a rispondere al nostro pattern di ricerca. Altro aspetto che ci può aiutare sarà quello di copiare l'abilità di alcune di loro, con Body Double e Phantasma's Image, così da tamponare un'esigenza specifica o a riprendere la catena delle combo, magari interrotta per un incidente di percorso.
Vitali, vista la natura della nostra azione, sono i tutori, in particolare quelli a base creature con Fano Shaman, Trophy Mage e Woodra Belwar, che risultano facilmente ottenibili dagli strumenti che si appoggiano al nostro comandante. A queste affiancheremo comunque qualche magia, Green Sun Zenith, Cord of Collin e Wordy Tutor, vista l'importanza di alcune carte chiave, che potremo anche castare direttamente, evitando di dover passare per forza per Vannifar, accelerando la nostra azione. Infine non può mancare Birding Pod, backup del generale, anche se meno efficace, utile per qualche attivazione estemporanea o per rispondere all'accanimento del nemico nel caso subissimo un hate estremo verso il comandante e volessimo sbloccare la situazione. Per questo motivo ci dotiamo anche di diverse protezioni specifiche: Spellskite, Sylvan Safekeeper, Blossoming Defense, March of the Swirling Mist e Tamayo Safekeeper, al fine di garantirci una certa solidità nell'azione, a dispetto anche del forte hate verso le creature presenti nel formato. A corollario sono presenti alcuni strumenti di recursione come un Eternal Witness o per replicare a permanenti problematici con Brother Borwer, come primi elementi di interazione per far sì che il nostro intricato piano di gioco sia messo in salvo dalle mestizie che dovremo sostenere. Finora vi abbiamo mostrato tutto il potenziale di Prime Speaker Vannifar, in combinazione con una buona fetta delle 99 che si adopera per attivare con profitto la sua abilità, ma dobbiamo tenere conto che non giochiamo da soli e ci serve un buon sostegno per replicare le minacce che potremmo fermare una delle nostre chiusure. Per migliorare la ricerca delle carte giuste useremo un mix ristretto di carte, Sylvan Library, abbinata ad alcuni cantrip, Brainstorm e Gitaxian Probe, per dare una maggiore solidità alle carte nella mano iniziale, per avviare in modo solido una delle nostre combo. La faranno chiaramente da padroni i counter per replicare colpo su colpo le rimozioni, in particolare verso il generale, a partire, manco a dirlo, da alcune creature: Glenelg Archmage, Malevolent Hermit e il suo dorso Benevolent Geist e Mausoleum Wanderer. A loro, facilmente tutorabile alla bisogna, affiancheremo le magie tradizionali, con 7 di loro tra Daze, Force of Negation e Mental Misstep, prediligendo quelle che non incidono sulle nostre fonti di mana, sempre impegnate al cast delle creature chiave. Alcune di loro svolgeranno poi compiti specifici come per Gilded Drake, Reclamation Sage e Scavenging Ooze, coprendo minacce e problemi vari provenienti da creature, artefatti o incantesimi, oppure direttamente dal cimitero, per un'azione ad ampio spettro vista la natura complessa del formato. Infine, ultima chicca del nostro archetipo, arriva Oko, Thief of Crowns, che arriva a supporto del nostro comandante, seminando il panico con il suo Steel Effect, così da darci il tempo per raggiungere le nostre chiusure, che necessitano con un minimo di setup per poter partire. Un'azione che vede sicuramente Prime Speaker Vannifar protagonista indiscussa di questa lista, ma non solo, visto che possiamo preoccuparci anche di inibire l'azione del nemico, soprattutto se è veloce nell'impostare la sua race. La molla che è scattata a Emiliano Bandini per avventurarsi nella costruzione di una build molto complessa attorno a questa Prime Speaker Vannifar si concretizza nel suo desiderio costante di costruire build alternative, fuori dagli schemi, pronto a sorprendere gli avversari, soprattutto nelle occasioni di tornei importanti. L'indole di proporre a tema combo dei mazzi innovativi si manifestava già a Legion War 2, dove in un meta popolato da diverse Yurikov e Tiger Shadow, il nostro deck builder si presentava con un Lazav Multifarious, pronto a spodestare lo strapotere di questo ninja ormai bandito dal formato. Ora la sfida si è fatta ancora più ardita, non solo per la specificità del generale, ma per le tech inserite, pronte a replicare anche a situazioni complesse, come ormai ci ha abituato il Meta Centurion, da un po' di tempo a questa parte, tra l'incredulità degli opponenti che non sanno bene come comportarsi di fronte a un archetipo mai visto prima. Con questi presupposti va inquadrato questo primer e questo Prime Speaker Vannifar, un tentativo perfettamente riuscito di intervenire a gamba tesa sul meta attuale, con un piano toolbox e delle interazioni, rimettendo in discussione i canoni del formato. La sfida che ha portato Emiliano Bandini a costruire una lista con un game plan ben preciso attraverso Prime Speaker Vannifar passa per ottimizzare, con una sua unica attivazione, tutti gli effetti necessari per chiudere i giochi, senza permettere al nemico di replicare. Con enebre come Intruder Alarm o Concordant Crossroad saremo in grado di ottenere agevolmente mana infinito, tutorando Dead Eye Navigator e Peregrine Drake, così da aprirci le porte a una delle nostre chiusure, ormai libere dai vincoli delle fonti di mana. In alternativa, attraverso un tutore come Trophy Mage, andremo a recuperare Thousand Year Exile e con la disponibilità di 4 mana potremo castare l'artefatto per ripetere l'effetto del generale, innescando una nuova catena che passerà da Face Teacher. Con questo particolare zombie in campo potremo avviare la catena di attivazioni per ricostruire la combo a mana infinito appena descritto, mettendoci in cerca di una delle nostre finish a seconda dell'avversario da affrontare. Sia con Tractus con la presenza di Crashing Drop Bridge o con Versal Shepherd Servant per ripulire il board al nemico, otterremo la nostra vittoria in un intricato rompicapo in cui cercare, grazie al generale, tutti i pezzi necessari per raggiungere lo scopo.
Purtroppo scopriamo il fianco a diverse carte specifiche come PD Needle, facile bersaglio per le Urza Saga del nemico, The Try Shaman Scavenging Ooze per rimuovere le recursioni dal cimitero e Opposition Agent, vera nemesi di questo mazzo, visto che passa costantemente dal tutorare carte nel grimorio. Ecco il perché di una buona componente di interazione presente nel 99 per scongiurare i pericoli che potrebbero disattivare le capacità di Prime Speaker Vannifar, di farci raggiungere l'Olimpo dei vincitori, sempre pronti a leggere le minacce e il momento giusto in cui chiudere. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Prime Speaker Vannifar si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro deck siamo stranamente in vantaggio, visto che abbiamo modo, se non contrastati, di portare a casa il risultato in 4 o 5 turni, non dando tempo al nemico di prendere d'assalto i nostri punti vita, costruendo una delle nostre combo in fretta. Verso i control deck si offriranno molto le loro interazioni, soprattutto se si accaniscono sulle nostre creature, ma con le risposte a nostra disposizione possiamo tentare di arginare il loro potere, creando le premesse per una chiusura, protetti al meglio. Verso i combo deck siamo in equilibrio, molto dipenderà dalla velocità dell'avversario e dal suo piano di contrasto sul quale possiamo incidere solo in parte, con il nostro arsenale di interazioni, quindi bisognerà partire con mani consistenti e sperare di incastrare i pezzi della nostra chiusura prima di loro. Questo è comunque un mazzo in grado di vedersela con tutto il meta del momento, che vede brillare non solo questo Prime Speaker Vannifar, ma anche l'inventiva del suo deck builder, che ha saputo costruire una lista versatile, sempre pronta a stare al passo con le minacce da affrontare. Sul fronte dei possibili aggiornamenti della lista, capeggiata da Prime Speaker Vannifar, per Emiliano Bandini non sono facili delle modifiche, viste le peculiarità delle catene utili per costruire le combo presenti nel mazzo, ma sul fronte delle interazioni sono sempre possibili delle variazioni migliorative. Una di queste arriva da Marcho e Swirling Mist, che permette di salvare il nostro board anche da carte problematiche come Toxic Delage, ma può anche fungere da removal temporaneo delle creature del nemico, per una chiusura aggro inaspettata, come risposta al contesto del momento. Un'altra carta interessante sotto il profilo delle protezioni è Tamiyo Safekeeping, vista la sua capacità di proteggere anche permanenti come le terre o qualcuno dei nostri enabler per stappare il generale, strumenti chiave per impostare una qualche chiusura. Anche le nuove terre con l'abilità Chenner, Otawara, Soaring City e Bogeo Wendures hanno alla fine trovato posto tra le 99 in virtù della loro duplice veste di terra colorata, non vincolata al tappo al loro ingresso, a effetti utili per contrastare il contesto del momento. C'è un'ultima novità che potrebbe entrare di diritto in questa lista, Sleep Out the Back, un'altra carta che riporta in auge l'abilità Phasing, che si presta a un'azione offensiva ma anche difensiva, come nella migliore tradizione delle carte che devono trovare una casa in un mazzo da 100 carte. Ancora una volta è terminata la nostra lunga disamina. Ringraziamo Emiliano Bandini che ci ha svelato i segreti attorno a questa particolare leggendaria, che propone un approccio al gioco molto differente rispetto alle tante carte che possono presiedere la zona di comando. Se volete avvicinarvi al formato con un mazzo combo per eccellenza, con un approccio innovativo e mai scontato, questa Prime Speaker Vannifar potrebbe fare al caso vostro. Mettete solo in conto di capirne ogni sfumatura con pratica ed edizione, come è normale che sia per un archetipo di questo tipo. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Scene.